Quello che vi sto per presentare è uno tra i dolci che in assoluto preferisco della Pasqua, soffice, fragrante e con una croccante glassa. Sto parlando della colomba. Oggi ne facciamo una versione originale arricchita con gocce di cioccolato bianco e prugne della California. Iniziamo! Per la colomba iniziamo a preparare il lievitino. In una ciotolina metto la farina Manitoba, il lievito di birra disidratato e il latte tiepido. Mescolo tutto fino a ottenere una pastella. Come vedete non è né troppo liquida né troppo densa. Sarà sufficiente amalgamare gli ingredienti, coprire la ciotolina con pellicola e lasciarlo lievitare nel forno spento per un'ora. Ho fuso il burro, è ancora caldo, lo metto in una ciotolina insieme alla scorza di mandarino e di arancia. Aggiungo anche l'estratto di vaniglia. Mescolo e lo lascio intiepidire. Ed ecco il nostro lievitino, trascorsa l'ora di riposo. E lo metto dentro la ciotola della planetaria munita di gancio. Come vedete è molto elastico. In un bricchetto metto il latte e i tuorli e li rompo con i rebbi di una forchetta. Aggiungo anche 2 cucchiai di liquore all'arancia. Aziono la planetaria, unisco un po' di composto di latte per sciogliere il lievitino e poi lo unirò tutto alternandolo alla farina, allo zucchero e al burro con dentro gli aromi. L'impasto, come vedete, si è attorcigliato intorno al gancio staccandosi dalle pareti della ciotola della planetaria. È perfetto in questo modo. Adesso riaziono la macchina e inserirò il burro poco alla volta alternandolo al sale. L'impasto è pronto, è bello elastico ed incordato. Lo metto sul piano di lavoro che ho leggermente imburrato, in modo che potrò lavorarlo senza fatica e senza che si appiccichi e soprattutto senza unire altra farina, che me lo renderebbe più asciutto. Formo una pallina, la tiro per bene e la metto in una ciotola, anch'essa imburrata. Copro con pellicola e lo porto a lievitare per 2 ore nel forno spento. Mentre il nostro impasto lievita, noi prepariamo la glassa che andrà sulle colombe. Mettiamo in una ciotola la farina di mandorle, lo zucchero semolato, il miele di arancia, l'amido di riso, l'estratto di vaniglia e in ultimo l'albume. E ora mischiamo tutto. Metto la glassa in una sac à poche. Metto la mia sac à poche in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. E adesso è il momento di preparare il ripieno della nostra golosa colomba. Come vi ho detto prima, non è una colomba usuale perché ho sostituito i canditi con le prugne della California, molto succose, e poi con delle gocce di cioccolato bianco. Andrò a tagliare le prugne in pezzettini e poi congelerò tutte e 2. Ecco il nostro impasto, come vedete ben lievitato. Elimino la pellicola, lo ribalto sul piano di lavoro che ho leggermente imburrato
Ora lo apro formando un bel rettangolo sul quale andrò a sparpagliare le prugne della California a pezzettini e le gocce di cioccolato bianco, anch'esse congelate. Le ho congelate perché così non andranno a sporcare l'impasto sciogliendosi immediatamente. Chiudiamo un po' a libro, piegando in questo modo, e dividiamo l'impasto in due parti uguali perché andremo a formare due colombe. Questi due pezzetti peseranno all'incirca 830 grammi. Devo dividere in due, ma formando un pezzo da 4,80 e l'altro da 3,50. Con questi impasti noi formeremo due colombe da 750 grammi l'una. Ecco qua gli stampi. Vi faccio vedere come. Facciamo due salsicciotti. Uno andrà a formare le ali della colomba. Schiacciamolo al mezzo questo salsicciotto, nel mezzo così. L'altro invece lo attorciglieremo e formerà il corpo della colomba, quindi un po' più lungo. Facciamo nello stesso modo anche per l'altra. Ecco le ali, schiacciamo al centro. Porto tutti e due gli stampi a lievitare per un'ora nel forno spento. Ed ecco le nostre due colombe lievitate, non sono bellissime? È il momento di cospargerle con la glassa. Io ho fatto un buco sulla punta della sac à poche e adesso spargo la glassa su tutta la colomba, anzi su tutte le colombe. E ora molto delicatamente la spalmo con un cucchiaio. È il momento di mettere delle mandorle sulla superficie e dell'abbondante granella di zucchero. Le nostre colombe sono pronte per essere infornate in forno statico a 170 gradi per 35-40 minuti. La colomba appena sfornata va infilzata con questi due spilloni all'altezza delle ali, in questo modo. E poi va immediatamente capovolta e messa sospesa, quindi a pancia in giù, tra due spessori. La colomba va lasciata raffreddare completamente in questa posizione, meglio per 2 o 3 ore, se le preparate la sera anche tutta la notte. Ed eccola qui la nostra bellissima e profumata colomba fatta in casa. Sono certa che sarà il degno finale per concludere in bellezza il menù pasquale.